Ciao da Gabriele di Stati Calmo. Oggi voglio farti vedere dei dati che hanno a che fare con transazioni da parte dei clienti. Chi possiede il negozio aveva richieste di questo tipo. Voleva sapere la frequenza degli acquisti, la frequenza degli acquisti per cliente per mese. Poi da vedere l'acquisto più recente per cliente e il totale speso, classica domanda. Questo serve anche per calcolare il totale di fatturato che ti apporta un cliente, perché se tu hai questa metrica puoi studiarla in funzione di altre variabili, ad esempio l'età piuttosto che dove abitano e così via, quindi diventa una metrica che fa partire un sacco di analisi che aiutano ad attirare più fatturato. Questa persona chiedeva: vorrei capire come i clienti hanno rallentato la propria spesa negli ultimi 4 mesi. Quindi se hai visto un video passato, sicuramente qua chiederà una sorta di serie storica. Poi chiede: vorrei capire quanti nuovi clienti abbiamo per mese, ma questo tipo di dati non permette di ottenere questa informazione. E niente, abbiamo questi dati. Puoi notare una cosa, soprattutto se hai visto un video precedente. Se vogliamo trasportare questi dati su Tableau, noterai che abbiamo un problema di pulizia. Quindi bisogna fare un passaggio ulteriore. No, innanzitutto la colonna A io la rinomino come customer o seguente, e poi faccio cosa? Per tutte queste righe, in questa prima parte dirò customer 1, cioè cliente numero 1, poi vado giù e trascino e osservo che questa riga ha presumibilmente dei totali che qui mi danno assolutamente fastidio. Quindi procedo, faccio un elimina riga e qui vedrai un problema che quando ho trascinato in basso la riga, Excel pensava volessi fare un conteggio, invece no. Quindi faccio un incolla così sistemo questa cosa. Quindi customer 2 lo trascino qua, questa riga la elimino, faccio un copia, lo porto fino a qui, elimino questa riga, i totali, customer 3 lo sposto sotto, elimino questa riga, copio fino in basso ed elimino i totali. Ora, finché si tratta di un'analisi fatta a cottimo, cioè una volta, ha senso fare questa cosa a mano, anche perché le righe risultano meno di 100. Ovviamente se si tratta di una cosa ricorrente e con un numero di righe osservazioni molto maggiore, capite che conviene un approccio programmatico. Comunque, adesso abbiamo pulito i dati, speso un paio di minuti a pulire i dati. Ora, io cosa faccio su Tableau? Gli dico refresh data source, ossia aggiorna origine dei dati, e otterrò i dati puliti. A questo punto riapro i requisiti
E posso già rispondere alla prima domanda, ossia la frequenza degli acquisti. Quindi vado qui, gli dico customer e poi gli metto date aggregato per niente, perché riemerge un problema affrontato in un altro video, ossia vede date, ossia data, come stringa, non come data. Quindi tocca andare su qua e guarda che si tratta di una data, sperando che non faccia pasticci di conversione, perché gli americani spesso hanno una nomenclatura differente dagli europei. Andiamo a buttargli dentro la nuova variabile data, su cui possiamo fare le aggregazioni per mese. E a questo punto ci manca da mettere dentro i conteggi degli acquisti. Quindi eccoli qua. Possiamo dire che un cliente ha acquisti più costanti rispetto a qualcun altro. Sì, forse così risulta più chiaro. Ok, quindi abbiamo risposto a questo pezzo di domanda. Facciamo un rinomina che è frequenza acquisti, così faccio un po' di ordine. Questo lo copio e lo chiamo ammontare acquisti. A questo punto tocca andare di nuovo sulle variabili. Ok, metterò value, cioè ammontare, come somma. Ok, posso anche lasciarlo così. Se abbiamo entrambi i grafici all'interno della stessa visualizzazione, noterai a occhio che le due cose risultano collegate, ossia all'aumentare della frequenza degli acquisti totali aumenta anche l'importo. Sembra quasi una correlazione perfetta se non questi, questi ultimi valori che non lo rendono perfetto, ma si tratta solo di un'osservazione estetica, nulla di più. Se, se vuoi vederlo senza i conteggi, cioè senza la frequenza degli acquisti, puoi avere questa visione pulita che mostra solo il fatturato in funzione del mese con la suddivisione per cliente. Successivamente vediamo l'ammontare medio per cliente per mese e facciamo un duplica da questa parte e ci viene comodo. Al posto di mettergli somma gli diciamo media. Però secondo me questo conviene vederlo come tabella, perché risulta più immediato. Ma così a occhio sembra che il cliente 3 spende in media di più rispetto il cliente 2, che però ha maggiore frequenza. Però questo va approfondito con una statistica test, ossia una differenza fra gruppi. A occhio sembra di sì, ma non ci metterei la mano sul fuoco, eh. Prossima richiesta, la recenza dell'acquisto. Questo si può interpretare in vari modi, eh.
Posso mettere un filtro dinamico che mi salverebbe un sacco di tempo con altre modalità. Posso semplicemente trascinarlo finché vedo che l'ultimo acquisto dell'ultimo cliente mi permette di vedere anche gli ultimi acquisti per gli altri clienti. In questo caso sarà il 26 luglio. Così ci siamo. Potresti domandarti perché un imprenditore può farsi una domanda del genere. In inglese lo si chiama churn, in italiano significa passare ad altri fornitori. Si può supporre che R3 è andato ad acquistare da altre parti per motivi che noi non possiamo vedere da questi dati. Magari per prezzi bassi, magari perché non aveva più bisogno del bene o servizio, o magari per cause ancora più esotiche. Comunque noi sappiamo che il cliente 1 e il cliente 2 risultano grosso modo costanti. Poi il totale speso per cliente non, io credo che non ci dà granché come informazione, ma puoi vedere a livello grafico che sicuramente il cliente 3, quello che ha aggiornato, potremmo dire, ha speso di meno, il cliente 2 un po' di più e il cliente 1 in assoluto di più. Ovviamente il formato tabella risulta più chiaro. Questa metrica di solito ha un nome inglese, LTV, Lifetime Value, ossia valore totale apportato dal cliente. Il valore in questo caso indica il fatturato. Poi capire come i clienti hanno rallentato gli acquisti negli ultimi 4 mesi. Ci serve di ritornare alla frequenza degli acquisti, fare un duplica e questo lo sposto qua e lo trasformo così. Sul cliente 3 assolutamente non si può dire nulla, abbiamo 3 punti aggregati per mese. Se lo facciamo per settimana poco cambia, insomma. Possiamo fare però questo, facciamo un'analisi di linea di tendenza e osserviamo cosa? Che per il cliente 2 assolutamente abbiamo una tendenza positiva lineare significativa, approccio frequentista e non bayesiano. Il cliente 3 vale la considerazione di poco fa, il cliente 1 è una situazione un po' più particolare. Provo a rimuovere questo acquisto per vedere se la tendenza cambia. Perché? Magari si trattava di un acquisto in realtà aggregato. Non te lo fatturo oggi, te lo fatturo tutto a maggio. Proviamo a vedere cosa succede. La linea di tendenza risulta comunque non significativa, quindi con questi dati concludo che solo il cliente 2 ha avuto, secondo l'approccio differenziale frequentista, un aumento significativo per quanto riguarda l'importo degli acquisti. La domanda però chiedeva quali hanno mostrato un rallentamento negli ultimi 4 mesi.
Di per sé nessuno in maniera rigorosa. Lo si può far vedere soltanto in maniera descrittiva, ma io non prenderei una decisione con questo approccio. Si può mettere un filtro, possibilmente come intervallo, quindi siamo a ottobre come ultima data e gli metto 2606 per ricreare i 4 mesi. Non si può rispondere affermativamente alla domanda, nel senso nessuno sembra aver mostrato segni di diminuzione. Tra l'altro questo risulta molto significativo in termini di aumento. Purtroppo al titolare dell'e-commerce, del negozio o di questa attività toccherà dire che serve avere più dati, o più dati in termini di serie temporale o più clienti. Non rimane altro da farti vedere per questo tipo di dati e se anche tu vuoi analizzare lo storico delle transazioni della tua attività, puoi farlo da solo tramite alcune indicazioni presenti in questo video ed anche altri, oppure puoi chiamarmi e a quel punto ti chiederò di mandarmi tutto ciò che hai a disposizione, possibilmente pulirlo, così risparmio per il tempo e poi con i giorni ti consegnerò alcuni risultati. Ciao!